Ciao e bentornato. In questo tutorial impariamo a determinare il segno di una funzione. Questo ci permetterà di capire quando il grafico di una funzione si trova al di sopra oppure al di sotto rispetto all'asse x delle ascisse e ci permetterà di cancellare le parti del piano cartesiano in cui il grafico della funzione non è presente. Iniziamo. Quando affrontiamo uno studio di funzione, dopo aver calcolato il dominio della funzione assegnata, aver individuato le sue eventuali simmetrie ed aver determinato le coordinate dei suoi eventuali punti di intersezione con gli assi cartesiani, il quarto passaggio di tutta la procedura consiste nello studio del segno della funzione assegnata. Per determinare il segno di una funzione y uguale a f di x si procede in questo modo. Si pone f di x maggiore di 0 e si risolve la disequazione così ottenuta. Negli intervalli in cui la disequazione è soddisfatta, la funzione è positiva, dunque il suo grafico si trova al di sopra rispetto all'asse x. Negli intervalli in cui la disequazione non è soddisfatta, invece, la funzione è negativa oppure nulla, dunque il suo grafico si trova al di sotto rispetto all'asse x, oppure lo interseca. Analizziamo meglio tutta la procedura con un esempio. Dobbiamo studiare il segno della funzione razionale fratta vista nel video precedente, di cui abbiamo già determinato il dominio. Abbiamo inoltre visto che si tratta di una funzione non simmetrica, poiché non è simmetrico il dominio, ed abbiamo già determinato le coordinate dei tre punti di intersezione della funzione con gli assi cartesiani. Passiamo ora allo studio del segno e poniamo f di x maggiore di 0. Ci troviamo così a dover risolvere una disequazione fratta. Poniamo dunque maggiori di 0 sia il numeratore che il denominatore e risolviamo le disequazioni di secondo grado così ottenute. Dopo aver svolto alcuni passaggi, ci accorgiamo che la prima disequazione è soddisfatta per x minore di 1 e per x maggiore di 6, mentre la seconda disequazione è soddisfatta per x minore di meno 1 e per x maggiore di 2. Rappresentiamo ora i risultati così ottenuti su un grafico prodotto dei segni ed individuiamo così gli intervalli in cui la nostra funzione è positiva e gli intervalli in cui è negativa. L'insieme di positività della nostra funzione è costituito dall'unione di tre intervalli, da meno infinito a meno 1, da 1 a 2 e da 6 fino a più infinito, mentre l'insieme di negatività è costituito dall'unione di due intervalli, che vanno da meno 1 a 1 e da 2 a 6. I due insiemi appena trovati, quello di positività e quello di negatività, ci permettono ora di poter cancellare alcune parti del piano cartesiano, poiché sicuramente nelle parti che cancelleremo il grafico della funzione non passa. Innanzitutto, sul piano cartesiano, in corrispondenza di ogni valore trovato sul grafico prodotto dei segni, dobbiamo tracciare una linea verticale tratteggiata. Siccome però per x uguale a meno 1 e per x uguale a più 2 avevamo già tracciato delle linee continue verticali, poiché il campo di esistenza escludeva tali valori, non ci resta che tracciare due linee verticali in corrispondenza del più 1 e del più 6, e tali linee, per distinguerle da quelle del campo di esistenza, saranno tratteggiate. Le linee tratteggiate dunque non vanno tracciate solamente se si trovano in corrispondenza delle linee continue del campo di esistenza oppure se si trovano in corrispondenza dell'asse y, poiché sarebbero indistinguibili dalle linee già presenti sul grafico. Osserviamo ora il grafico prodotto dei segni. Per x minore di meno 1 la funzione è positiva e dunque il suo grafico si trova al di sopra rispetto all'asse x. Possiamo dunque cancellare la parte sottostante. Per x compreso tra meno 1 e 1 invece la funzione è negativa, dunque il suo grafico si trova al di sotto rispetto all'asse x. Possiamo dunque cancellare la parte che si trova al di sopra rispetto all'asse x. Procedendo allo stesso modo, ci accorgiamo che tra 1 e 2 la funzione è positiva e dunque possiamo cancellare la parte al di sotto rispetto all'asse x e proseguendo verso destra, tra 2 e 6 cancelliamo la parte sopra e a destra rispetto al 6 cancelliamo la parte sotto l'asse x, poiché a destra rispetto al 6 la funzione è positiva.
Prima di passare al prossimo esempio, vi voglio ricordare che quando tracceremo il grafico della funzione, le linee verticali continue del campo di esistenza non potranno essere attraversate dal grafico della funzione, che infatti sarà costituito da tre rami distinti, uno in questo settore, uno in questo e l'altro in questo, mentre le linee tratteggiate potranno essere attraversate dal grafico, anche perché solitamente i punti di intersezione con l'asse x sono i punti in cui la funzione cambia segno e dunque il grafico della funzione solitamente passa attraverso tali punti. Passiamo ora ad un secondo esempio. Si tratta della seconda funzione studiata nel video precedente, di cui abbiamo già determinato il dominio, abbiamo visto che non è simmetrica, poiché non è simmetrico il dominio, ed abbiamo inoltre individuato le coordinate dei due punti di intersezione della funzione stessa con gli assi cartesiani. Si tratta anche in questo caso di una funzione costituita da tre rami distinti. Infatti, le linee verticali blu del campo di esistenza non possono essere attraversate dal grafico della funzione. Studiamo ora il segno della funzione. Anche in questo caso dobbiamo risolvere una disequazione fratta e dunque poniamo maggiori di 0 sia il suo numeratore che il suo denominatore. Dopo aver svolto qualche calcolo, troviamo le soluzioni di queste due disequazioni di secondo grado e riportiamo i risultati così trovati su un grafico prodotto dei segni. Questa volta il valore 1 si ripete due volte nelle soluzioni e dunque nel grafico avremo due segni uguali vicini fra loro, in questo caso due segni più vicini fra loro. Annotiamo qui a lato l'insieme di positività, che come possiamo notare è formato da tre intervalli distinti, e l'insieme di negatività, costituito invece da un solo intervallo. Riportiamo ora i risultati così ottenuti sul piano cartesiano. Innanzitutto dovremmo tracciare tre linee verticali tratteggiate in corrispondenza dei valori 1, 4 e 8. Ma siccome in corrispondenza dei valori 1 e 4 sono già presenti due linee continue dovute al campo di esistenza, non ci resta che tracciare una linea tratteggiata in corrispondenza del valore più 8. Tale linea, come accade quasi sempre, interseca l'asse x nel punto B di intersezione appunto della funzione con l'asse x. A questo punto, come abbiamo già visto nell'esempio precedente, a sinistra di x uguale a 1 dobbiamo cancellare la parte del grafico che si trova al di sotto rispetto all'asse x, poiché a sinistra di x uguale a 1 la funzione è positiva. Anche tra 1 e 4 dobbiamo cancellare la parte sottostante, tra 4 e 8 dobbiamo cancellare la parte al di sopra rispetto all'asse x, poiché in tale intervallo la funzione è negativa, ed infine, alla destra di x uguale a 8, la funzione è positiva e dobbiamo dunque cancellare la parte che si trova al di sotto rispetto all'asse x. Come ultima osservazione, vi voglio ricordare che il grafico della funzione potrà passare attraverso il punto B, ma non potrà assolutamente attraversare le due linee verticali che passano in corrispondenza di x uguale a 1 e di x uguale a 4. Con questo abbiamo concluso. Io ti ringrazio per aver seguito il video fino alla fine, ti invito a lasciare un like se ti è piaciuto, a commentare e naturalmente a farmi domande se qualcosa non ti è chiaro e, se non l'hai già fatto, a considerare l'opportunità di iscriverti al canale in modo da rimanere sempre aggiornato sulle mie nuove pubblicazioni. Nel prossimo tutorial inizieremo ad introdurre il concetto di limite e l'algebra dei limiti. Le nuove nozioni ci permetteranno di studiare l'andamento grafico di una funzione agli estremi del suo dominio e saranno di fondamentale importanza per i successivi passi che affronteremo durante lo studio di funzione completo. Vi aspetto! Ciao!